Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo bellissimo punto, veramente molto raffinato, che lo trovo adatto per sciarpe, stole, copertine, cardigan, maglioncini, chi più ne ha più ne metta. È davvero molto bello e molto facile da realizzare. Io il campione l'ho fatto con questo filo scuro e un po' sottile. Ora la spiegazione la farò con un altro colore perché sennò non si vedrebbe niente. Quindi uso un bianco, un uncinetto più grande. Questo punto si realizza con un multiplo di 18 più 13, quindi andrò a montare 36 catenelle più 13 per un totale di 49. Vado a montare le mie 49 catenelle. Realizzate 49 catenelle, ne faccio una in più per girare ed entro nella catenella precedente con un punto basso, salgo con 2 punti alti e questo sarà il mio primo punto alto. Dopodiché andrò a fare altri 12 punti alti, che saranno 13 compreso quello di inizio. Quindi uno è quello di inizio, l'abbiamo già fatto. Fatti 13 punti alti, aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle di base, entro nella terza con un punto alto, una catenella e un altro punto alto nella stessa catenella di base, quindi ci facciamo dentro un punto V. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto 1, 2, entro nella terza e vado a rifare i 13 punti alti su 13 catenelle, quindi punto su punto. Fatti i 13 punti alti, aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, entro nella terza catenella utile, con punto alto, catenella e un altro punto alto sempre nella stessa catenella di base. Aggiungo una catenella di separazione e vado a finire sempre saltando 2 catenelle di base, 1, 2, entro nella terza e vado a fare 13 punti alti che in questo caso saranno anche gli ultimi perché il campione, ricordo, l'ho fatto di 49 catenelle che sono 2 volte 18 più 13 uguale 49. Ed ecco, faccio il 13° punto alto che corrisponde all'ultima catenella disponibile. E abbiamo fatto la riga numero 1. Ora passiamo alla riga numero 2, quindi salgo con 3 catenelle, questo è un campione, quindi va bene così, voi salite come siete più comodi, 3 catenelle, 2 catenelle, punto basso, 2 catenelle, 2 punti bassi, eccetera, eccetera. Comunque,
Queste 3 catenelle vanno a sostituire il mio primo punto alto, che è questo, quindi questo non lo facciamo, già fatto, e andiamo a fare altri 5 punti alti per un totale di 6. Punto su punto. Fatti 6 punti alti, aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello successivo e vado a lavorare altri 6 punti alti sui 6 punti alti restanti del gruppo di 13. Lavorato l'ultimo punto, aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto V che ho nella riga sottostante e vado a ripetere il punto V, quindi punto alto, catenella e punto alto nello stesso archetto di base. Aggiungo una catenella di separazione, aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto e vado a lavorare 6 punti alti sui 6 punti alti, i primi 6 punti alti del gruppo di 13 della riga sottostante. Quindi faremo 6 punti alti su 6 punti. Due catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, ne salto uno di base e vado a concludere questo modulo con 6 punti alti lavorati sui restanti punti alti del gruppo di 13 della riga sottostante. Catenella, finiti i 6 punti alti faccio la catenella, filo sull'uncinetto, entro nel punto V e vado a fare il punto V, quindi punto alto, catenella, punto alto nello stesso archetto di base, catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto disponibile e lavoro i miei 6 punti alti sui primi 6 punti alti del gruppo di 13 della riga sottostante. Aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello successivo e vado a fare a lavorare i restanti 6 punti alti con altri 6 punti alti. E abbiamo concluso la riga numero 2. Ora passiamo alla riga numero 3. Quindi salgo con le 3 catenelle, filo sull'uncinetto e i punti alti qui diventano 4, quindi uno l'abbiamo già fatto, entriamo in quello successivo 2, quello dopo 3 e 4 punti alti. Fatti 4 punti alti, aggiungo 3 catenelle di separazione e vado nell'archetto formato dalle 2 catenelle con un punto basso. Aggiungo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, salto 1, 2, entro nel terzo punto utile e lavoro un punto alto, in quello successivo un altro punto alto, in quello dopo punto alto, nell'ultimo il quarto e ultimo punto alto. Catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto V e faccio un punto V. Punto alto, catenella e punto alto.
catenella di separazione, filo sull'uncinetto e lavoro i primi 4 punti disponibili con 4 punti alti, punto su punto, quindi 1, 2, 3 e 4, 3 catenelle, entro nell'archetto formato dalle 2 catenelle, quello 3 punti alti con un punto basso, di nuovo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2 e 3, entro nel terzo punto e lavoro gli ultimi 4 punti alti del gruppo nella riga sottostante con 4 punti alti, un punto per ogni punto. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto V e faccio il punto V. Punto alto, catenella, punto alto, catenella di separazione e ripeto i 4 punti alti, quindi 1, 2, 3 e 4, 3 catenelle, vado nell'archetto con un punto basso, 3 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a lavorare gli ultimi, salto i primi 2 punti alti, entro nel terzo e vado a lavorare i 4 punti restanti. L'ultimo ovviamente è sostituito dalle 3 catenelle iniziali della riga che abbiamo eseguito in precedenza. E così abbiamo finito anche la riga numero 3. Ora passiamo alla riga numero 4 e risaliamo con quello che andrà a sostituire il nostro primo punto alto. I punti alti qui diventano 2, uno l'abbiamo già fatto con le 3 catenelle, entriamo in quello successivo e facciamo un punto alto. Aggiungiamo 3 catenelle di separazione, entriamo nel primo archetto utile con un punto basso, facciamo ancora 3 catenelle di separazione, entriamo nell'archetto successivo con un punto basso e di nuovo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, salto 1, 2, entro nel terzo e vado a lavorare gli ultimi 2 punti alti del gruppo, del gruppetto della riga sottostante. Aggiungo la catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto V e faccio punto alto, catenella e punto alto. Di nuovo una catenella, entro nel primo punto alto utile, lavoro un punto alto, entro in quello successivo, lavoro un punto alto, di nuovo 3 catenelle, entro nel primo archetto disponibile, punto basso, 3 catenelle, entro nell'archetto successivo, punto basso, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, salto i primi 2 punti alti, 1, 2, entro nel terzo, lavoro un punto alto e in quello successivo un altro punto alto. Catenella di separazione, filo sull'uncinetto e vado a lavorare punto alto, catenella e punto alto, catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto utile con un punto alto, entro quello successivo con un altro punto alto, aggiungo 3 catenelle, entro il primo archetto utile con un punto basso, 3 catenelle nell'archetto successivo con un altro punto basso, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, salto 1, 2, entro nel terzo e vado a lavorare gli ultimi 2 punti.
Così abbiamo finito la riga numero 4. Ora saliamo con la riga numero 5. Nella riga numero 5 punti alti ritornano 4, quindi uno l'abbiamo fatto, entriamo nel secondo con un punto alto, entriamo nell'archetto che abbiamo subito dopo con 2 punti alti. Di nuovo 3 catenelle, entro nell'archetto centrale con un punto basso. Faccio 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo e faccio 2 punti alti. E poi mi restano gli altri 2 punti alti dove andrò a fare su ognuno di essi un punto alto. Quindi catenella, filo sull'uncinetto, qui è la costante, il punto B, catenella, filo sull'uncinetto, vado a lavorare i 2 punti alti con 2 punti alti, dopodiché entro nell'archetto che ho subito dopo e faccio 2 punti alti. 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto centrale e faccio un punto basso. Di nuovo 3 catenelle, entro nell'archetto successivo e faccio 2 punti alti. Dopodiché mi sposto sui 2 punti alti e lavoro un punto alto per ciascuno. Catenella, filo sull'uncinetto, qui è il punto B, punto alto, catenella e punto alto. Di nuovo catenella, filo sull'uncinetto, vado a lavorare i 2 punti alti, 1 e 2, dopodiché entro nell'archetto con 2 punti alti, 3 catenelle, entro nell'archetto centrale con un punto basso, 3 catenelle, entro nell'archetto successivo con 2 punti alti e vado a terminare la riga con gli ultimi 2 punti alti. Ora si passa alla riga numero 6. Quindi saliamo con quello che va a sostituire il nostro primo punto alto. In questo caso i punti diventano 6. Uno l'abbiamo già fatto. Andiamo a lavorare i 3 restanti. E diventano 4. Gli ultimi 2 li andiamo a lavorare nell'archetto. E sono 6. Facciamo una sola catenella di separazione, filo sull'uncinetto, rientriamo nell'archetto successivo con 2 punti alti. E dopo andiamo a lavorare 4 restanti con altrettanti punti alti. Una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, vado a fare il mio punto B. Di nuovo catenella, vado a fare i miei 6 punti alti, quindi i primi 4 li lavoro sui 4 punti alti della riga che abbiamo fatto prima. E gli ultimi 2 li facciamo nell'archetto. Una catenella, filo sull'uncinetto e qui lavoriamo i primi 2 nell'archetto e gli altri 4 punto su punto.
catenella, filo sull'uncinetto, vado a lavorare il punto V, catenella, filo sull'uncinetto, andiamo a lavorare 6 punti, quindi i primi 4 li lavoriamo sui punti alti, gli altri 2 nell'archetto, catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entriamo nell'archetto successivo, lavoriamo i primi 2 punti alti e finiamo con i 4. E abbiamo finito anche la riga numero 6. Ora saliamo e praticamente ripartiamo dalla riga numero 1. Quindi facciamo quello che va a sostituire il nostro primo punto alto, dopodiché ne dovremo fare altri 12. Uno l'abbiamo fatto, quindi entriamo punto su punto, facciamo i nostri punti alti. Fatti i primi 6 ci troviamo la catenella, entriamo e lavoriamo anche quella con un punto alto, dopodiché andiamo a fare gli ultimi 6. Finiti i 13 punti alti, catenella di separazione, entriamo nell'archetto, quello tra i 2 punti alti, e rifacciamo la stessa cosa, punto alto, catenella, punto alto, quindi catenella, entro nel primo punto alto disponibile e vado a fare i primi 6 punti alti su 6 punti alti della riga sottostante. Il settimo lo facciamo nell'archetto formato dalla catenella. E gli altri 6 punto su punto. Catenella di separazione, punto V, nel punto V, catenella, filo sull'uncinetto, vado a lavorare i primi 6 punti alti sui 6 punti alti della riga che abbiamo realizzato in precedenza. Il settimo lo facciamo nella catenella e dopodiché andremo a concludere con gli ultimi 6 punti alti. Abbiamo finito anche la riga numero 7.
Ora tutto si ripete dalla riga numero 2. Quindi ripartite con 6 punti alti, una catenella, 6 punti alti, punto B e via via così dicendo. E per oggi ho finito. Il punto è tutto qua, è veramente un punto molto molto bello e tra l'altro adatto anche alla stagione che arriverà perché è traforato, però nello stesso tempo non è tanto aperto. E con oggi il video è finito, come al solito vi ringrazio per l'attenzione, vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivate poi la campanellina in modo che vi arrivino le notifiche per ogni novità che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Vi ricordo che sono anche su Facebook ed ho un canale Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.